14 febbraio 1982. Che non toccasse qualcuno della famiglia mia, perché io li ammazzo tutti, li faccio a pezzi, i suoi killer, i suoi scagnozzi, le donne e pure i bambini nella culla. Non ho paura che mi facesse fuori, ma se tocca qualcuno dei miei, io ammazzo pure Gesù Cristo. È la più violenta requisitoria pubblica contro Raffaele Cutolo, capo riconosciuto della camorra napoletana. Una dichiarazione di guerra, un avvertimento che i cronisti registrano in un luogo quantomeno insolito, il circolo della stampa, dove sono stati convocati come a un appuntamento politico o mondano. È un fatto che non deve stupire se si pensa a quanto la criminalità ha inquinato la vita civile della città. La conferenza stampa è indetta da Pupetta, personaggio che ha fatto un po' la storia della mala napoletana. Giacca nera, collo di volpe nera, al dito un anello con brillanti che potrebbe valere la liquidazione di tutti i giornalisti presenti. Comincia una sceneggiata clamorosa, perché se l'obiettivo è la tutela della famiglia, l'atto d'accusa coinvolge tutto il clan Cutolo. Una denuncia delle angherie che da 4 anni subiscono Napoli e la provincia, delle protezioni che il boss godrebbe in tutti i campi, dei sistemi di eliminazione della gente in carcere, perché questi schifosi si mettono 100 contro 1. Fanno le estorsioni pure sulle acque termali, facendo pagare i biglietti agli operai, dice Pupetta Maresca, tesissima, come se da mesi ricevesse minacce e intimidazioni che non ha voluto rendere pubbliche, perché l'odio per Cutolo non la spinge a oltrepassare le regole non scritte del coraggio e dell'onore. La legge, quella dello Stato, per Pupetta non esiste, perché Cutolo viene a sapere anche chi lo ha denunciato. Meglio l'avvertimento ripetuto più volte: non toccasse i miei. Pupetta ha voluto esporsi in prima persona, una scelta che non coinvolge i fratelli e gli altri membri della famiglia. Un solo accenno, che presuppone un'alleanza, riguarda la nuova famiglia, sigla che a Napoli si contrappone alla nuova camorra di Cutolo, oggi principali avversari del boss di Ottaviano. Non so chi siano quelli della nuova famiglia, dice Pupetta, ma so che lottano per la sopravvivenza, per non essere uccisi in carcere o fuori. Non li conosco, ma da questo momento mi associo. Perché solo oggi Pupetta è uscita in pubblico? Molti ritengono che il vero motivo della dichiarazione di guerra sia la difesa di uno dei fratelli, Ciruzzo, arrestato nei giorni scorsi a Roma perché coinvolto nelle inchieste su alcuni omicidi della lotta fra bande. Ciruzzo è il fratello prediletto. Nella leggenda della mala si dice che sia stato lui il vendicatore di Pascalone. Si autoaccusò del delitto. Mio fratello, in carcere, è guardato da 50 persone. Se gli succedesse qualcosa, io, a Cutolo, gli uccido i figli. La mia famiglia non farà da spettatrice come tutti. Lui non è il Padre Eterno. Manda tanti avvertimenti. Questa volta ne mando uno io a lui. (14 luglio 82). Pupetta Maresca, 47 anni, vedova della vecchia camorra, torna dopo circa un ventennio in carcere, accusata di concorso nell'omicidio del criminologo Aldo Semerari, il docente universitario, perito psichiatrico della camorra, rapito nello scorso marzo a Napoli. Per quei giorni, per lo stesso reato, era stato incriminato l'amante di Pupetta, Umberto Ammaturo, uno dei boss dell'organizzazione camorristica, che si contrappone a quella cappeggiata da Raffaele Cutolo. Ammaturo fu arrestato per altri reati un mese fa. Era insieme alla sua donna, la quale però fu rilasciata. Pupetta è stata presa mentre tentava di allontanarsi da casa, travestita da zingara. Nella borsa aveva 400 milioni tra contanti ed assegni. L'operazione che ha portato alla cattura della donna è cominciata ieri alle 7. Al momento dell'irruzione, fatta nei 2 appartamenti abitati dalla donna e che sono intercomunicanti attraverso una scaletta, i carabinieri hanno trovato la figlia piccola della Maresca e di Ammaturo, Antonella, e una loro domestica. Pupetta era infatti riuscita poco prima a fuggire attraverso i tetti degli edifici vicini.
Nel pomeriggio, alle 14:15, alcuni carabinieri in borghese, appostati in uno degli appartamenti, hanno udito qualche rumore e hanno notato una donna vestita da zingara che si accingeva a lasciare la casa. Bloccata, è stata quindi identificata per Pupetta Maresca. La donna era riuscita a rientrare nella propria abitazione percorrendo la strada fatta in mattinata. Pupetta fu accusata di essere la mandante dell'omicidio di Ciro Galli, uomo di Raffaele Cutolo, ucciso nel 1981 per vendetta trasversale. Il PM chiese l'ergastolo, ma nell'85 fu assolta per mancanza di prove. Nell'86 la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli stabilì che Pupetta apparteneva alla camorra come affiliata alla nuova famiglia. Per tale ragione ordinò la confisca dei beni. La permanenza della Maresca nel carcere di Bellizzi Irpino fu al centro di polemiche. La donna gestiva feste cui partecipavano magistrati ed alte personalità. Quando Ammaturo fu arrestato in Perù, in compagnia di una nuova bellissima e ricca fidanzata, Joanna Valdez, la Maresca disse: «Per me Umberto non esiste più, resta solo il padre dei miei figli, che gli vogliono bene e lo rispettano come è loro dovere». 3 giugno 2000. Un imbroglio da 10 miliardi e mezzo. Tanto le sarebbe spettato dalla vincita al Super Enalotto, ottenuta grazie a una schedina giocata in società con Giovanni Boscaglia, un pregiudicato di 67 anni, che fino a un paio di mesi fa di Pupetta Maresca era una specie di factotum. Ma i 21 miliardi vinti per aver imbroccato il 6, Boscaglia se li è tenuti, tutti per sé. O almeno, di questo, è convinta la donna, che l'altro giorno è andata dai carabinieri. La vicenda, così come l'ha ricostruita Pupetta Maresca, risale al 3 marzo scorso, quando Boscaglia andò a giocare in una ricevitoria del Corso Umberto a Napoli la schedina compilata insieme alla donna. Il giorno successivo il Superenalotto portò a Napoli uno dei 2,6 miliardari e Pupetta si accorse che la colonna vincente era proprio quella che aveva compilato lei. Aveva segnato i numeri, ma la matrice la teneva Boscaglia. Sulle prime Boscaglia disse che sì, la vincita complessiva era di 21 miliardi, ma lui aveva giocato soltanto una quota di un sistema e quindi di denaro ne avrebbe visto molto meno. Una versione alla quale Pupetta non credette. Continuò a insistere e alla fine l'uomo si convinse a dividere con lei l'intera somma. Si rivolsero a un notaio che però, quando presentò alla Sisa la matrice, si sentì rispondere che era falsa e i 21 miliardi erano già stati incassati regolarmente. A quel punto la decisione di Pupetta Maresca di rivolgersi ai carabinieri e presentare contro Boscaglia un esposto in cui lo denunciava per truffa, estorsione e appropriazione indebita. L'uomo intanto era sparito. Ieri però si è scoperto che non è espatriato con il malloppo, è ricoverato in ospedale a Napoli, problemi respiratori. E non solo. I magistrati hanno fatto fare sul suo conto una serie di accertamenti patrimoniali e non è venuto fuori nulla. Ma Pupetta Maresca non cambia opinione. Vuole giustizia. Dallo Stato stavolta. 10 dicembre 2019. I pentiti mi hanno rovinato, dai un posto a mio figlio. Durante la perquisizione in casa di Adolfo Greco, l'imprenditore del latte arrestato un anno fa per estorsione aggravata, furono trovati oltre 2.700.000 euro in contanti, documenti, un'agendina e una lettera particolare. Oggi, durante il processo, la lettera era di Assunta Maresca. Ormai ottantenne e lontana dagli ambienti camorristici, anche lei si sarebbe rivolta ad Adolfo Greco per ottenere un lavoro per il figlio. Nella lettera, trovata dai poliziotti in casa Greco, c'erano anche le lamentele di Pupetta per non essere mai stata ricevuta da Greco.